Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, voglio fare questo video che non era previsto sulla primavera perché voglio vedere un po' che cosa ci dicono i maestri che sostengono il nostro canale, la nostra comunità, il collettivo, rispetto proprio alla direzione di questa meravigliosa primavera dell'essere e il partorirsi come mai vi siete viste in vita vostra. Come la vostra anima chiama, ok? Per fare questo io oggi voglio metterci i Sefirion tutti, tutti, pure il regno gregorico ci voglio mettere, non fa male, non fa male, ci voglio mettere tutti e vediamo, allora, vediamo, prendiamo tutte e 6, 3, 4 e 5, mettiamoci l'altra. Allora, voglio vedere qual è il messaggio per questa meravigliosa primavera dell'essere. Primavera dell'essere, che cosa ci porta questa primavera dell'essere? Voglio vedere da che carta di posizionamento partiamo. Allora, vediamo per tutte noi, per il collettivo, qual è il messaggio dei maestri per questa primavera dell'essere, questi germogli che si iniziano a vedere del nuovo essere e quindi accudirli con pazienza, con reverenza, con meraviglia, ok? Vediamo un po' da dove partiamo e poi vi introduco il messaggio. Allora, vediamo. Sarà che oggi qua c'è un sole pazzesco, io mi sento così allegra, più del solito, diciamo, ecco. Vediamo un po' qual è questa primavera dell'essere, che cosa ci dicono, dove i sensi iniziano a farsi sempre più quel friccichio, i sensi, le farfalle nello stomaco, non lo so, mi sento così innamorata, ragazzi, proprio della vita, mi sento così innamorata, veramente. Io amo visceralmente il mio sé superiore, quindi è bellissima questa sensazione, è bellissima questa sensazione. Allora, vediamo un po'. Da che carta di posizionamento partiamo? Vediamo che carta ci esce, Vediamo. Lo so che state pensando a un regno in particolare, che non volete che esce, ma anche se esce, che ci frega a noi? Siamo così pimpanti. Vediamo, è caduta questa, però no, mi deve saltare proprio. Vediamo, salta, dai, salta bella mia, dai. Vediamo, come ci salti tu? No, non ti devi poggiare, devi saltare. Guarda, dai, i maestri, cosa ci dicono? Da quale carta di posizionamento partiamo? Da quale carta di posizionamento? No, tutte e tre. Va bene, la prendo io. Ok. La prendo io. Ok. Eccola, questa qua voglio. Vediamo. Da che carta di posizionamento partiamo? Il regno delle ombre. Siamo in una fase intermedia. Allora, il regno delle ombre, ci stanno dicendo, la Nigredo non è uscita, meno male. Nigredo, albedo, rubedo, siamo nella fase dell'albedo, ok? Quando le ombre sono state viste, riconosciute e ci stiamo praticando, diciamo, con queste ombre. Vediamo un po' qual è il messaggio. Vediamo. O ci sono ombre da mettere in luce, ma abbiamo già il potenziale per farlo. Vediamo un po', dipende anche da quella carta che uscirà sulla carta di posizionamento. Allora, vediamo qual è la carta legata al regno delle ombre. Prendiamo questa, ne voglio mettere di più così faccio un messaggio proprio unico, corposo. Su che archetipo corrisponde? Qual è l'archetipo di riferimento? Qual è l'archetipo di riferimento? Ok, e ci mettiamo pure questa, va? Vediamo. Allora, partiamo, vediamo. Disidentificazione. Liberati dagli attaccamenti, dal vuoto il tutto.
Ok, quindi molto chiaro. Disidentificazione da quello che credevi di essere. Disidentificazione. Vi ho detto nell'intro delle previsioni settimanali, credo di questa settimana, che cosa vuol dire la parola accorgersi. Deriva dal greco aieresis, che significa mi correggo. Quando noi ci accorgiamo di qualcosa, facciamo il livello successivo. Capiamo che quello che credevamo di essere prima non è più attinente con noi. Quindi nel momento presente quello che credevamo prima è sbagliato. Significa che se protraiamo quello che credevamo prima di essere nel momento presente, stiamo sbagliando. Vabbè? Tu sei nuova, quindi questa primavera ti dà l'opportunità di vedere che sei una nuova te. Quello che credevi di essere prima, devi disidentificarti da quella cosa. Non mi ricordo qual è il video, non mi ricordo qual è il podcast che vi ho fatto, sarà 1 anno e mezzo, 2 anni fa. Se lo trovo ve lo metto sotto in descrizione oppure sopra in impressione. Se non esce sopra vuol dire che non l'ho trovato, perché mi sa che lo dico nel fulcro di questo podcast, quando parlo a proposito del, no, diciamo, no, col potere del verbo, io sono infermiera, io sono avvocato, io sono ingegnere, io sono una barman, io sono... Quando noi ci identifichiamo in quell'unica cosa, stiamo perdendo tutto il resto. Tu non sei solo quello, tu sei un universo intero. Allora le vogliamo esplorare queste altre possibilità infinite di quello che tu sei. O come quando diciamo io sono la moglie di, io sono la fidanzata di. No, 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 no. Tu sei molto di più. Che poi temporaneamente ti identifichi in un ruolo. Attenzione a che quel ruolo non vi strappa via la possibilità dell'oltre. Va bene? Quindi disidentificazione. Vediamo l'archetipo. Pioniera. Devi essere pioniera. Io amo questa carta. Bellissima. È proprio l'era dell'acquario per me questa carta. Passione per fare e creare quello che non si è fatto prima. Passione per fare e creare quello che non si è fatto prima. Allora, siamo in un regno intermedio in cui stiamo disidentificandoci con questa primavera tutto ciò di quello che abbiamo fatto prima e che siamo stati prima. Bene. L'archetipo è la pioniera. Che vuol dire? Cosa ci spingono a fare i maestri in questo momento? Ad essere i pionieri di quello che non si è mai fatto prima. Tu stessa devi essere quello che non sei mai stato prima per fare qualcosa che non si è mai fatto prima, mi spiego? Puoi fare solo quello che tu senti di essere. All'esterno puoi fare azioni solo che tu senti, solo di azioni che tu senti di essere all'interno. Allora questa è la primavera, una fase intermedia, perché ci stanno portando verso a fare cose che non abbiamo mai fatto prima, a essere cose che non siamo mai stati prima, ma che è già nel potenziale. I germogli sono spuntati del nuovo essere, chi più, chi meno, magari è spuntato un semplice germoglio piccolo, 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 ad altri sono spuntati 2 germogli piccoli, piccoli. Ok. Dove si stanno orientando? Nel nuovo essere. Va bene? Vediamo che dice questa carta. Castiglio. È il momento della sanazione, non della guerra. Chiarissimo, è il momento della sanazione, non della guerra. Che cosa vuol dire? Che molti di voi sono in guerra ancora, con loro stesse interna, no? Ok, va bene. Qual è il problema? Lo siamo passati tutti. Allora, lo passiamo tutti, quindi la sanazione di cosa? Della disidentificazione di quello che sei stato prima. Tu non sei la moglie di, la compagna di, l'amante di, la barman o la cameriera di quel posto. No! Disidentificati. Seppur benedici quello che sei stata fino a questo momento che ti ha portato a questa consapevolezza. Non è il momento di fare la guerra a quello che sei stato prima. È il momento di benedire quello che sei stato prima affinché adesso c'è un nuovo tempo. Va bene? Siamo nella fase intermedia, quindi ci può essere un po' di oscillazione tra le montagne russe, no? C'è un po' di oscillazione in questo senso. Lo scopo è nel
far sgorgare dentro di te la passione per essere la vita che hai partorito in questa primavera, la passione per essere quell'identità, una nuova identità. La tua nuova identità deve avere a che fare con la contemplazione di tutte le possibilità. Cosa voglio dire con questo? Io sono tutto. Come sono tutto? Sono niente. Ecco perché sono tutto. Disidentificazione, sono niente, per questo posso essere tutto. E in questo oceano di impossibilità, la lampadina, cos'è la lampadina? È l'intuizione. In questo oceano di possibilità, sentiti di non essere niente di quello che sei stato fino a questo momento e fatti guidare solo dall'intuizione. Vi faccio fare un gioco. Facciamo finta un gioco. C'era un mio ex fidanzato che diceva facciamo finta un gioco. Vabbè, facciamo finta un gioco. Se tu sentissi, senti adesso, di non avere il tuo nome. Non hai il nome. Senti la sensazione. Senti di non avere un cognome. La stai sentendo questa sensazione di non avere nome e cognome? Sentila. Percepisci questa sensazione di non avere nome e cognome. Ok. Quella è la verità. La sensazione che hai sentito è la verità di chi sei. Hai provato paura? Senza un'identificazione? Hai provato un senso di pienezza? Se hai provato paura, è l'ego che ti fa aver paura perché deve legarsi a qualcosa. Il senso di pienezza, di vastità è la realtà. E in questo senso di vastità enorme può arrivare l'intuizione. Su cosa la tua anima vuole sperimentare in quella vastità. Cogliere un'opportunità da quella vastità. Ok? Fate spesso io lo facevo spesso questo esercizio del senza nome e senza cognome. Va bene? Perché tu sei senza nome e senza cognome, che hanno a che fare con no, le radici familiari, il karma familiare. Tu quando ti incarni sei senza nome e senza cognome, sei tutto. Quando ti incarni ti identifichi con un nome e con un cognome. E quindi avviene già un laccio, no? Ti cuce addosso questo nome e questo cognome. Però quello che è contenuto all'interno non può stare in quella cucitura di quel nome e quel cognome, mi spiego? È un'illusione che tu abbia un nome e un cognome, mi spiego? È una messa in scena che la tua anima fa quando si incarna. Ok? Che ti serve a un certo tipo di esperienza. Ok. Allora, continuiamo affinché noi facciamo quello che abbiamo detto adesso. Cosa dicono i maestri? E qua ci mettiamo le carte di Sefirio. Allora, vediamo, messaggio per la primavera dell'essere, per tutta la nostra comunità e il collettivo. Come andiamo incontro a tutto questo? Ah, si è girata da sola. Prenditi cura di te e inizia a volerti bene. Allora, prima di tutto, vogliti bene. Vogliti bene. Allora, prenditi cura di te e inizia a volerti bene. Hanno risposto alla domanda come bisogna fare per tutto questo. Vogliti bene. Come ti vuoi bene tu? Cioè, come ti vuoi bene? Allora fai le cose che fai a te stessa o a te stesso le cose che faresti per una persona a cui vuoi bene. Falle a te stessa. Questo è il primo punto. Decalogo del vogliti bene. Primo punto. Andiamo a vedere ancora. Il risveglio. Svegliati. O sì o sì.
Questo non è un consiglio. Ti hanno detto che dandoti quello che ti fa bene, no? Che ti piace, che ti fa bene, avverrà il risveglio. Va bene? Il risveglio. Andiamo a vedere ancora. Il risveglio di tutti i sensi, no? Questa primavera, il risveglio di tutti i sensi. Ti dice, tu gioca d'anticipo, datti quello che ti piace, che ti vuoi bene. Ancora. Il vuoto, non ci posso credere, qua il vuoto di nuovo e avverrà finalmente il vuoto. Perché c'è il vuoto? Perché solo nel vuoto tu puoi sentire l'intuizione, non nel chiacchiericcio della mente. Perché se la mente vi dice qualche cosa è legata all'identificazione di quelle vecchie tue identità. Sono la moglie di, sono la madre di, sono la segretaria di, io sono avvocato, togliti queste etichette. Sono tutte etichette che limitano. Allora cosa ci stanno dicendo i maestri in questa primavera? Disidentificazione dall'etichetta. Il vuoto. Avverrà il risveglio. Il vuoto, senza nome, senza cognome, senza etichette. Wow! Senso di... così, fluttuando. Ok. Aggiungiamoci altri oracoli. Allora, ci aggiungo gli angeli. Dove stanno? Gli angeli. Anzi, aspetta, ci aggiungo prima le carte dei chakra, visto che le possiamo adesso usare. Ci ho messo tutti gli scotch alle signorine nude. Non facciamo commenti, per favore, sennò YouTube mi oscurava il video. Ok. Vediamo quali chakra sono interessati in questa primavera. Il risveglio del bellessere, dell'essere. Chakra di riferimento. No, forse si vede così, ragazzi, vabbè. E terzo chakra, autostima. Segreti e scoperte. Autostima. Guardate qua, sì. Allora, il chakra interessato è l'autostima. Terzo chakra, cosa ci racconta il terzo chakra? Magari prendete anche dell'occhio di tigre se ce l'avete, mi spiego, con la pietra, anche tenendola in mano, nella mano sinistra, va bene? Anche quando fate meditazione, tenete l'occhio di tigre in mano, va bene? Allora, terzo chakra interessato, segreti e scoperte, quindi qua farete la scoperta, il risveglio di chi siete, va bene? Cos'è il terzo chakra? Io mi confronto con il mondo. Il terzo chakra, l'affermazione è io posso. Io mi confronto con il mondo. Non ho timore di confrontarmi con il resto del mondo. Assolutamente. Sono consapevole, mi sono risvegliata di chi sono. Il confronto con il resto del mondo mi serve per forgiare la mia autostima. Ok, primo chakra interessato è questo. Poi, secondo chakra, scusami. Sì, qual è il secondo chakra interessato dopo il terzo? Questo è il settimo o il sesto chakra. 3. No, questo è l'ultimo chakra, ragazzi. Questo è l'ultimo chakra, il settimo. Ci sarà un nuovo inizio. La fiducia nel potere della guarigione. Quindi, autostima, nuovo inizio, fiducia nel potere di guarigione. Va bene? Grazie al fatto che ti vuoi bene, c'è il tuo sé superiore che si prende cura di te. Il settimo chakra è il contatto con il sé. Bene? Il contatto con il sé, l'ultimo chakra superiore, il settimo è il contatto con il sé. Cioè nuovi inizi rispetto alle coordinate stabilite dal tuo sé superiore. Ok. Andiamo a vedere l'altro chakra interessato. Di nuovo il primo qua mi è uscito. Di nuovo il primo, ok, perché qua ci sono simbologie diverse. Di nuovo il primo chakra mi è uscito, il fuoco del desiderio. Siamo proprio in questa primavera, entriamo in aprile, il fuoco del desiderio. Quindi il desiderio cosa fa? Il desiderio ti anima, il desiderio ti spinge. Sapete che come vi ho spiegato anche qui in un altro podcast, non mi ricordo quale, lo saprete meglio di me qual è, voi veterani che vi siete riguardati i miei podcast li sapete meglio di me, dov'è che io parlo di Eros e come i greci
e utilizzavano quindi Eros, Eros per greci, no? È un bambino, va bene? È un bambino Eros. E qual è questa, perché c'è questa simbologia col bambino, Eros e bambino? Perché l'Eros, il bambino ha sete di conoscenza. Il bambino è una spugna, vuole conoscere tutto, si mette in bocca gli oggetti, vuole conoscere, assaporare, sentire. Quindi il dio Eros è un bambino, che vuol dire che quando Eros attiva dentro di te un desiderio, significa che ti sta portando a conoscere. La conoscenza ti espande, la conoscenza ti fa crescere, la conoscenza rende l'uomo libero. Quindi quando Eros instilla in te un desiderio, che sia qualsiasi tipo di desiderio, amore, cioè nel senso con una persona, il desiderio di andare in un posto, il desiderio di creare un'opera d'arte, il desiderio. Il desiderio è il motore della crescita, dell'espansione. Senza desiderio, il desiderio di Dio è quello di far fare esperienza all'uomo delle sue creature, cioè far fare esperienza all'uomo dell'esistenza di Dio dentro di sé. Questo è il desiderio di Dio. Quindi senza desiderio non si muove niente. Mm? Quindi il senso qual è? Autostima, nuovi inizi, il fuoco del desiderio. Poi il fuoco del desiderio agisce in ognuno di voi in modo diverso a seconda della consapevolezza spirituale. Non sto adesso a farvi un podcast sulla differenza tra eros, passione, desideri bassi, desideri istintuali. Non sto adesso, vi sto dicendo proprio la parte più elegante di che cos'è il desiderio, la parte più sottile di cos'è il desiderio, va bene? Che poi lavora in ognuno, in ogni persona a seconda del livello di consapevolezza spirituale in cui si trovano. Quello che noi giudichiamo male e bene. Vi ho fatto questa differenza sul video, sul podcast Lucifero e il tuo Dio. È tutto luce. L'ombra non è altro che luce inconsapevole di esserlo. Quindi anche il male lavora per il bene. Quindi quello che noi giudichiamo male a seconda del livello di coscienza spirituale. Mi spiego? Ve l'ho spiegato tante volte, non voglio fare un podcast adesso. Quindi su questa primavera, autostima, fierezza di chi sei. In questa primavera qua c'è una donna che legge, che è felice, qua qualcuno scopre questa donna che legge, un po' per una situazione particolare, tu vieni a conoscenza di chi sei e lo manifesti. Questo dà un nuovo inizio alla tua vita. E qua c'è una donna fiera, nuda, con un piccolo dragoncello qua, cioè è proprio finalmente io. Mi viene in mente la canzone di Rene Grandi, Finalmente io. Il fuoco del desiderio, cioè verrai mosso dal desiderio di conoscenza, va bene? E la tua intuizione ti dirà dove andare, le coordinate. Ok. Adesso andiamo a vedere le fate, essendo in primavera. Cosa ci aggiungono le fate? Cosa ci aggiungono le fate? Va tutto bene. Io, quando esce questa carta, non ti preoccupare, sta andando tutto per il meglio. Te, come se non mi volessero far aggiungere altre carte, va tutto bene, ok? Se non fosse chiaro, va tutto bene. Quindi ci stanno dicendo le fate, gli spiriti della natura, che insieme al nostro risveglio interno ed esterno si sta risvegliando proprio la natura dalle radici, scusami, dal sottobosco stanno rifiorendo tutte le piantine, fiori, germogli, quindi ti dicono tutti gli spiriti adesso della natura che sono accanto a te, accanto a noi, va tutto bene. Va bene? Va tutto bene. Ora, non ne metto altre delle fate perché mi hanno risposto, va tutto bene. Ci metto uno sciamano
Vediamo un po'. Va tutto bene, mettiamo qua carta cardine. Carta cardine, carta canta. Vediamo un po' questa primavera. Cosa ci dice, cosa ci dicono i maestri attraverso l'oracolo dello sciamano. Adesso voglio mettere due carte. Cosa lasciamo indietro? Cioè l'attitudine di questa carta in negativo, di una carta che uscirà in negativo, e cosa andiamo a integrare. Ok. Vediamo. Passato, presente, futuro. Cosa lasciamo indietro? Il cacciatore, il fatto di non aver seguito bene l'intuito. Va bene, quindi lo seguiamo l'intuito. Il cacciatore è colui che caccia la sua preda, no? Non segue le orme tracciate da altri, perché segue solo il suo intuito. Quello che non abbiamo fatto, o comunque che abbiamo fatto e che dobbiamo continuare a fare ancora meglio, è l'intuizione. Per arrivare dove? A far fluire tutte le nostre emozioni, l'acqua. L'intuizione farà fluire le emozioni. Sì. L'acqua è proprio far fluire anche, seguendo l'intuito, ragazze e ragazzi, mi raccomando, intuito, fede totale nell'intuito, non c'è niente da fare, anche questa prima carta ce lo diceva. Significa che nel passato si è fatto, ma un po' così e colì, insomma. O comunque, fatelo continuamente. Questo dove porta? L'acqua, far fluire le proprie emozioni. Ridere a crepapelle quando dovete ridere, piangete a dirotto quando dovete piangere a dirotto, liberate le emozioni, siamo nella fase intermedia, liberate le emozioni, correte, fate sport, ridete, guardatevi un film che fa ridere, che ne so, Fantozzi, Renato Pozzetto, non lo so, fate quello che fa fluire le emozioni, d'accordo? Qual è il comune denominatore? Cosa lega entrambi? Il veggente. La magia. Cosa lega entrambi? Allora, questa in chiusura come carta, il veggente mi parla del fatto che il veggente e i maestri vi hanno donato la loro magia, di guardare oltre le cose, di predire il futuro, ma non è che si predice il futuro, di guardare oltre le cose come appaiono. Segui l'intuito, fai fluire le emozioni, perché devi vedere veramente oltre per vedere le cose come appaiono, come sono davvero e non come ti fanno credere di essere. Va bene? Ora in chiusura ci metto un'ultima carta, questa degli angeli, eccole. Allora, 3 carte su questo veggente, per favore. Eccola, addolcire il giudizio. Siate più dolci con voi stesse e con voi stessi. Eliminare le malevolenze, vincere l'ego, vedi? Vincere l'ego, purificare ambienti. Ok. Superare l'invidia. Neutralizza le forze nascoste. Allora, qua mi stanno parlando di situazioni che hanno a che fare col fatto che voi in questo momento di transizione, molti di voi, qualcuno c'è già uscito e sta in un nuovo livello di questa situazione, ok, senza andare a parlare di più livelli, mi stanno dicendo che qua molti di voi invidiano altre o hanno invidiato altre circostanze o persone che avevano quello che volevano loro. Va bene? Ok, magari tu volevi quella cosa, un'altra persona ce l'ha, o che magnifica storia d'amore che hanno quelli là, o che magnifica, eh, magnifica posizione lavorativa che ha quello là, oppure sotto sotto c'era questa situazione qui, oppure quello magari no, superare l'invidia. Siccome l'invidia è l'ottava bassa dell'ammirazione, allora che succede? Che tutte queste situazioni che ci stanno descrivendo hanno a che fare con l'essere più amorevoli con voi stesse e con voi stessi. L'ego ti vuole tenere in una trappola costante, una sorta di prigionia mentale, uno psicopenitenziario, ok? Quindi tu sii dolce con te stessa, perché superare l'invidia che vuol dire? Cioè perché noi, lo dico perché è uscita la carta, no? Però so tantissime di voi stanno lavorando in modo eccellente, no? Su tutti gli aspetti, però significa che alcune persone
che stanno guardando hanno questa dinamica, altrimenti le carte non mi escono. Allora lo spieghiamo. Quando noi invidiamo qualcuno è perché abbiamo dentro di noi delle resistenze rispetto alla nostra grandezza. Abbiamo paura a sentirci importanti, abbiamo paura a sentirci grandi, perché siamo stati educastrati da questo psicopenitenziario a pensarla così. Ok, ma non è vero, cioè non è vero. Siamo Dio. Allora Dio cosa deve invidiare a un altro? Ecco, quindi per le ragazze che sono all'inizio, ristudiate i miei podcast per capire tutto questo. Questa linea generale mi sta dicendo che si neutralizzeranno le forze nascoste relative all'ego, al di là dell'invidia o meno. Come? Facendo tutto quello che abbiamo detto. Siate gentili con voi stesse e con voi stessi. Ok. Mettiamo le due altre. Cioè, sapete perché a molti c'è invidia? Allora, non essendo consapevoli, essendo tutti educastrati, ok? Allora, essendo tutti educastrati, di conseguenza nessuno è consapevole di chi è veramente, dei propri talenti, del proprio potenziale, del proprio valore. E quando vedono qualcuno che ce la fa, inveiscono contro. Perché? Perché non si rendono conto che sono loro, anche loro hanno lo stesso potenziale, anche loro hanno un talento, anche loro hanno una qualità, ma nessuno gliel'ha insegnato. Non ci sono arrivati da soli, per karma, per dharma, insomma, vabbè. Quindi vi ho scritto anche in un post su Instagram, ma non mi ricordo qual è, o su Instagram o qualche vabbè, ve l'ho detto in tutte le cose che vi ho sempre scritto e detto. Che cosa vi ho detto? Mi sono dimenticata, mi è passato di mente. Vi stavo dicendo rispetto al giudizio. Ragazzi, mi sono dimenticata, avevo un vuoto, vi devo dire 2000 cose. Non mi ricordo che stavo dicendo. Comunque, il senso è proprio questo. E non siamo consapevoli del valore che siamo, del potere che abbiamo, va bene? E quindi inveiamo contro chi ce la fa. Non noi, però l'abbiamo attraversata questa fase, no? Cioè, non saremmo potuti arrivare a una consapevolezza tale se non avessimo vissuto la parabola del figlio il prodigo, parliamoci chiaro. Cioè, per me è una delle più grandi parabole il figlio il prodigo. Dopo che ha vissuto tutte le esperienze, sperperato tutti i doni del padre, rientra, il padre lo abbraccia e non abbraccia quello invece che era stato sempre accanto a lui. Perché? Perché la sfida dove sta dell'essere umano? Andava a fare esperienza sulla terra, vivere di tutto e di più, di tutto il male possibile, il bene possibile, fare tutta l'esperienza e redimersi. Cioè, fare l'esperienza, il padre lo accoglie perché ha fatto l'esperienza della dualità. Ecco, quindi... Ah, questo vi avevo scritto, mo mi sono ricordata, vedi? Grazie al figlio il prodigo, alla figlia il prodiga. E vi avevo scritto che quando chi non conosce le leggi spirituali, no? E invidia qualcuno, purtroppo non sta facendo altro che darsi dei colpi, delle mazzate addosso. Perché quando con le forme pensiero che vengono generate con l'invidia, quando tu inveisci contro l'altro, ricordati che l'altro sei sempre tu. E quando tu inveisci contro qualcuno di successo che ce la fa, che ha una grande carriera, che ha una relazione meravigliosa, tu stai mettendo la croce sul tuo successo, proprio perché l'altro sei tu. E quel giudice interiore che ti fa inveire contro l'altro, che ha più di te o che ha quello che vorresti tu, il tuo giudice interiore è quell'ego lì, è l'ego che ti vuole tenere nella zona comfort, nella zona di dolore, della melma, così che tu non avanzi, perché l'ego ha paura di avanzare, perché ha paura di morire. E quindi chi invidia o comunque genera pensieri negativi contro qualcun altro, ve l'ho spiegato nelle forme pensiero, il podcast sulle forme pensiero, non fa altro che mettere una croce sul suo successo, una croce, 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 non farà mai niente, niente. Invece quando tu ammiri qualcuno, generi un'energia enorme su di te. Quando tu ammiri qualcuno come fa, quando tu
inizia ad ammirare qualcuno, a seguirne inizialmente le tracce, no? Di qualcuno che ammiri come ha fatto, ma che meraviglia, e ne trai insegnamento. Ecco, l'ammirazione ti dà l'insegnamento che ti serve per far sviluppare le tue qualità. Quando tu ammiri qualcuno, che succede? Che quell'ammirazione genera un'entropia costruttiva, adesso mi verrebbe a dire, un circolo virtuoso di energia verso di te, facendoti sviluppare le tue qualità, che magari sono diverse da quella persona che ammiri, però sono le tue qualità. Quindi l'ammirazione genera monetine d'oro su di te, l'invidia croci, croci, croci. Ok? Mm. Ecco, abbiamo fatto mezzo podcast che adesso. Quindi, ragazze mie e ragazzi, io non aggiungo altro. Il succo di tutta questa stesa qual è? Niente, va tutto bene. Il succo della stesa, niente, va tutto bene. E con questo io concludo qui. Vi abbraccio profondamente, vi ringrazio dal profondo del mio cuore, della mia anima. Grazie, grazie, grazie al lupo a oltranza per tutto. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!